Amici, ben ritrovati ancora una volta dai Verdi Marti. Oggi sono qui a fare un focus sul nuovo arranger Roland. I Rumors danno una presentazione al NAMM del 2023 e quindi attendiamo con fiducia e pazienza. Sicuramente gli arranger workstation, quindi le ammiraglie Roland, sono state tutte prodotte, parliamo sezione arranger, da Roland Italy. Mentre Roland Giappone ha prodotto arranger, ma io voglio dire un po' giocattolo, ecco, in questo molto basilari, basici. Diciamo che gli ultimi arranger prodotti da Roland Italy sono stati il BK5 e il BK9, ottime macchine, però già si capiva che qualcosa andava scemando in Roland. Detto questo, io questo focus lo espanderei proprio su questo discorso, quello che l'arranger oggi non è e che poteva essere. E qui ovviamente voglio anche la partecipazione di tutti voi utenti, che poi mi scrivete, voglio dire, quello che volete, le vostre impressioni, le vostre idee, perché questo è un video proprio di confronto tra Verdi Marti e gli utenti che seguono il canale e le mie pagine social. Allora, perché dico l'arranger quello che non è e che poteva essere? Perché la struttura per come noi conosciamo l'arranger, intro 2, intro 3, eccetera, eccetera, risale al 1996 con la VK4 della GEM, ma forse qualcosa prima con la PSR 1000 della Yamaha. Voglio dire, la struttura non è stata mai toccata più di tanto. E questo secondo me ha reso l'arranger un po', tra virgolette, vecchio nel modo di essere usato, vecchio e nemmeno giovanile, nel senso non più appetibile per i giovani, per come potrebbero suonare i giovani e per come magari i giovani si approcciano alla musica. Allora io dico sempre questo, che non è che punto il dito con il giovane che non conosce la musica e che magari suona poco, mette più sequenze, però voglio dire, queste macchine potrebbero aiutare anche i giovani a poter capire come funziona un po' più il mondo musicale e magari studiarci un po' più sopra. Voglio precisare che una delle ditte più importanti che ha veramente fatto innovazione è stata la General Music. Questo è, diciamo, questa è una cosa indiscussa. General Music che però, come voi sapete, per svariati motivi ha chiuso i battenti e quindi ha lasciato ampio spazio a Korg Italy, a Ketron e a Yamaha. L'arranger più innovativo e secondo me, come vi ho sempre detto, quello che ha un pochino azzardato di più è stato sempre Ketron. Perché? Perché comunque Ketron ha sempre azzardato, magari invece che con 4 variazioni, con 8 variazioni, magari con una variazione dove c'era un giro di accordi che girava, dove tu potevi suonare con la mano destra e per poi magari riprenderti con la sequenza di accordi nella variazione 4, perché gli altri sono stati sempre molto, molto statici. Yamaha in primis, voglio dire, quello è e quello rimane. Korg ugualmente, anche con la PA5X noi abbiamo la sezione arranger che è sempre quella. È vero che nel tempo sono cambiati i suoni, quindi anche il modo di poter utilizzare gli arranger, gli schermi comunque touch, sono cambiati le sound library, ma ovviamente anche questo non è stato un grandissimo sforzo da parte di Korg e di Yamaha, perché loro hanno sempre presentato anche workstation synth e quindi molti suoni sviluppati con i synth poi venivano riportati in questi arranger. Io avrei visto l'arranger in maniera totalmente diversa, innanzitutto non chiamandolo più arranger perché già il nome sa di vecchio, voglio dire, no? L'arranger è un nome che ci portiamo da tanti anni e sicuramente andrebbe cambiato con qualcosa di più anche sonoro. Ma avrei cambiato tutto, avrei cambiato il modo di presentare l'arranger con non più intro, variazioni e ending, ma una
programmabilità totale, cioè io utente posso scegliere di fare quante intro voglio, quanti main voglio e quanti finali voglio, quanti fill voglio e quanti break voglio, cioè non deve essere per forza legato a un tasto fisico. Quindi avrei immaginato una griglia, una specie di launchpad, dove magari ogni casellina mi andava a suonare audio o MIDI sincronizzati con magari il tempo preciso della macchina in quel momento, potendo salvarmi queste scene, potendo andare ad attingere non solo alle 8 tracce dell'arranger, basta ragazzi con 8 tracce, andiamo a mettere tranquillamente 16, non è un problema, non deve essere un problema la quantità di tracce, perché io posso utilizzare una traccia per un effetto solo, non è che devo per forza inventarmi chissà quali cose per avere 8 tracce e quindi fare i magheggi con i cambi di program change. Oggi nel 2023 questa cosa si poteva tranquillamente fare, contate che la GEM VS2 1990, quindi parliamo di 33 anni fa, già aveva 5 tracce nell'arranger col sequencer, quindi sicuramente sarebbe potuto essere qualcosa di diverso oggi nel 2023 l'arranger. Immaginatevi questo launchpad dove tu vai ad aggiungere quello che vuoi, fraseggi di qualsiasi tipo, letti direttamente dal disco da chiavette esterne. Immaginatevi di avere una macchina con minimo 256 note di polifonia reali, non ipotetiche, che se il processore magari fa qualcos'altro mi mangia la polifonia dall'altra parte, no, reali, 256 note reali, e avrei preferito anche avere delle performance disponibili, quindi performance con layer fino a 16 layer, per poter sia programmare dei suoni come fanno i synth molto particolari, ma anche per programmarmi le patch per andare poi a suonare con l'arranger, cioè qualcosa di molto più aperto, molto più utilizzabile anche non solo come tastiera arranger, ma come una tastiera in generale. Ricordo che la GEM, già dalla VK4, parliamo del 96, aveva un motore, quindi MIDI, per registrare il MIDI a 32 canali, un sequencer con, mi pare, 400 1020 con il microscope editing, e aveva la possibilità di caricare campioni per ogni canzone, quindi quando te dovevi andare a mettere un brano o uno stile che aveva dei campioni particolari, andava a caricarli dal dischetto e li lasciava in memoria, quindi anche quello, il non dover più essere vincolati da una memoria dove caricare i suoni, ma avere, attenzione, un direct to disk, in modo che io leggo dal disco quello che mi interessa, lo butto nella RAM, finito, carico, posso avere uno style con tanti suoni nuovi, tanto audio nuovo, gestire l'audio, cosa che Ketron già fa, ma Yamaha lo fa con Simple Creator, Korg PA5X ancora non lo fa, quindi voglio dire, poteva essere qualcosa di molto più performante rispetto a quello che noi abbiamo e quello che suoniamo oggi. E quindi si è data attenzione alle sound library gigantesche di suoni, display touch, chassis sempre più vicino ad astronavi, ma non si è data importanza alla struttura dell'arranger, che secondo me è quello da cambiare. Oggi come oggi è da cambiare quello. Quello che è vecchio nell'arranger è la sua struttura. Poi è anche vero questo, che molti mi dicono l'arranger è una cosa vecchia e quindi molti non lo utilizzano più. Allora, l'arranger è una scelta obbligata perché non c'è nessun'altra macchina che fa quello che fa l'arranger. Lo so perché io ho fatto una grande ricerca, ho provato anche a non avere macchine, quindi hardware fisico, provare a fare con i computer, con iPad, eccetera, eccetera. Ma oggi come oggi devi avere un arranger o comunque una macchina con batteria, con arrangiamenti sotto, se vuoi crearti delle cose particolari, poter suonare da solo, poter avere un'orchestra dietro. Non c'è nessun'altra cosa che ti permetta di fare quello che fa l'arranger. Quindi bisogna svecchiare il motore è sicuramente da svecchiare. Io avrei sicuramente proposto una macchina diversa. Se la GEM fosse stata ancora oggi in pole position e quindi con l'azienda aperta, sicuramente avrebbe stravolto l'arranger per utilizzo live, perché noi oggi usiamo macchine
con una struttura di arranger degli anni 90, ragazzi, degli anni 90, e non è stata più messa a mano lì. E questa è una cosa, secondo me, un po' limitante e quello che magari non permette ai giovani di aprire la porta, aprire questa finestra e affacciarsi a questo mercato. L'arranger è rimasto un oggetto per noi, persone adulte che abbiamo utilizzato l'arranger, sappiamo la storia, per noi che ci divertiamo, suoniamo, lo facciamo per mestiere, vogliamo una band che suona dietro di noi e quindi abbiamo bisogno per forza di questo tipo di macchina. Beh, questo è sicuramente una parentesi importante che voglio dare, lo so, io conto pochissimo, sono un ago in un pagliaio, ma sicuramente è un messaggio che mando a tutte le case costruttrici di arranger, le ditte che hanno il potere di investimento. Investite su un nuovo motore, perché quello dell'arranger ormai è un motore vecchio, è un motore che comunque fa acqua. Voi immaginatevi con la potenza dei processori di oggi, come dicevo prima, il launchpad, tutte caselline, metto tutti, no? Vado a scegliere per ogni casellina quello che suonare, il basso, la chitarra, tutto magari audio. Posso andare a scegliere quello che voglio, mi suona tutto perfettamente, senza nessun tipo di problema, senza problemi di polifonia, senza problemi di sincronismi, senza problemi di nulla, perché oggi i processori hanno queste velocità importanti che negli anni 90 non avevamo e quindi dobbiamo sicuramente spingere gli arranger in maniera totalmente diversa da quello che ora è la struttura dell'arranger. Sicuro. Detto questo, volevo dire un'altra cosa ma non me la ricordo, quindi visto che i miei video sono sempre molto spontanei e diretti, registrati così, tic e si registra, volevo dire anche un'altra cosa per quanto riguarda il discorso del... però non mi ricordo, vabbè, andiamo avanti. Andiamo avanti con la prossima, il prossimo argomento, no? Cioè, Roland che cosa deve fare? Roland oggi deve presentare qualcosa di micidiale se vuole stare al passo con la concorrenza. Perché? Perché mentre questi altri marchi hanno comunque continuato a sviluppare arranger negli anni, Roland, essendosi fermata un bel po' di anni fa, deve recuperare il terreno e sicuramente introdurre nella propria macchina anche l'audio di base, sicuramente avere una macchina che suona già bene, che suona subito, con poche limitazioni hardware. Queste, le limitazioni hardware sono importanti, oggi dobbiamo sbrigliare questa cosa nel 2023 con i processi produttivi e con la tipologia di processori che ci sono. Le macchine devono essere performanti e innovative. Questo sarà un punto di arrivo e un nuovo inizio nel mondo degli arranger. Fatemi sapere voi cosa ne pensate, ma sicuramente Roland con questa nuova tastiera arranger che dai rumors verrà presentata al NAMM nel 2023 dovrà presentare qualcosa di diverso, qualcosa che fa davvero la differenza, qualcosa che non sia una minestra riscaldata a livello di motore, perché le innovazioni vanno fatte sotto al cofano. È inutile che mi metti 18.000 suoni nuovi o tutto quanto che suona bene, audio, tutto quello che volete, ma poi la mia possibilità di utilizzo dal vivo è sempre legata a una gestione imbrigliata del 1990. Capite quello che voglio dire? È un pensiero sicuramente scomodo da dire e da presentare per il mercato degli arranger, però è vero, è così, e questa è la situazione. Poi, come dicevo, no? Oggi un arranger non può fare delle performance, non puoi avere una macchina che fa fino a 16 layer di suoni, perché altrimenti devi comprare un SID. Ma chi l'ha detto? Chi l'ha detta questa cosa? Perché no? Già vi faccio un esempio. Se io prendo un Nautilus lo pago 1.800 euro, ok? E il Nautilus mi permette di caricare fino a centinaia di giga di librerie,
con suoni bellissimi, schermo touch, tutta precisa, perfetta, una bellissima macchina, bellissima tastiera. Io, quando compro un Arranger, ne spendo 4.700. Corche. In questi 4.700 euro, tu mi devi dare la possibilità, te azienda, di sfruttarla anche come synth. Punto. Perché io non ho comprato una macchina a 2.000 euro e allora dici o compri a 1.700 o 1.800 l'Arranger o il synth o compri a 2.000 euro l'Arranger. Io ti do 2.700 euro di più, ma te in quelle 2.700 euro di più mi devi dare anche le possibilità di fare, ok? E anche questo discorso della memoria, cioè io svincolerei tutto, io farei uno style libero, completamente libero. Io nello styles voglio caricare tutti i suoni che voglio, tutti i loop che voglio, tutti i campioni che voglio direttamente da disco con 1,5 secondi, con gli hard disk che abbiamo oggi, con gli hard disk che noi abbiamo oggi, è un processore di una certa velocità. Oggi caricare 50 mega di styles ci vuole 1 secondo. Perché oggi abbiamo dei trasferimenti, siamo arrivati a fare trasferimenti di 800-900 megabyte al secondo. Voglio dire, che ci frega di 50 mega per uno styles? Ok? Oppure posso caricarlo in preload, come faceva la Gem, no? La Gem faceva che aveva una memoria piccola, quindi se tu solo stavi suonando uno styles con dei suoni nuovi e dovevi caricare un altro style che aveva altri suoni, lui te lo metteva in preload, te lo caricava, al momento dello stop andava a sovrascrivere i suoni con quelli del nuovo styles. Cioè, capite la differenza di utilizzo e la differenza di pensiero? E nel pensiero la macchina va innovata nel modo di pensare e io sono sempre più convinto che prima o poi qualcuno qualcosa farà. Sono sempre più convinto. Aspettiamo fiduciosi Roland al NAMM del 2023 per capire se qualcosa di buono e di innovazione, c'è bisogno di innovazione. Il mercato dell'Arranger è un mercato vecchio e questo mercato va svecchiato e va innovato. Solo le aziende possono innovare, possono dare innovazioni, ma le vere innovazioni sul cofano a me non mi interessano 3 suoni nuovi, quelli mi ricarico io i 3 suoni nuovi, non me ne frega di quella cosa lì. A me interessa l'innovazione, quello che io posso veramente fare, come lo posso fare live, senza nessun tipo di problema. Usare un arranger tipo Ableton Live, che vai lì, tic tic, metti la roba, funziona subito, senza problemi, gestisce l'audio. Voi mi direte, è un computer, va bene, ma è un computer. Con un computer di 500 euro si fanno queste cose, perché no con una macchina da 4.700 euro, ok? Non voglio annoiarvi di più, però questa è stata una riflessione su cosa dovrà fare Roland per poter catturare l'attenzione dei nuovi utilizzatori per dare qualcosa di diverso, quell'arranger che oggi non è, ma che poteva essere. Detto questo, amici, cliccate sulla campanellina, cliccate sull'iscrizione, mi raccomando, iscrivetevi al canale e state sintonizzati, rimanete sintonizzati sul canale di Eber Di Marti. Ciao da Eber!